La città antica di Pessinus, situata nell'Anatolia centrale, non rappresenta soltanto un importante centro della Frigia, ma costituisce anche un punto chiave per comprendere come il sacro sia stato costruito, trasmesso e trasformato nel mondo mediterraneo attraverso il corpo, la pietra e lo spazio. Associata in modo particolare al culto della Grande Madre Cibele, Pessinus diventa il luogo in cui una concezione anatolica del sacro prende forma e nel tempo viene trasferita e rielaborata a Roma. Al centro del culto di Cibele si colloca il mito di Attis, il gesto estremo di Attis che culmina nell'aiuto e virazione. Non va interpretato come un atto di follia individuale o di autodistruzione, bensì come un modello rituale legato ai cicli della natura. In questo contesto, ciò che viene offerto alla terra non è l'intero corpo, ma l'organo che rappresenta la fertilità maschile. L'atto rituale consiste nella restituzione simbolica della potenza generativa alla terra della dea, concepita come principio femminile e matrice universale. Si tratta dunque di una fecondazione simbolica della madre terra, finalizzata al rinnovamento della fertilità cosmica. Questa concezione trova una sua concretizzazione nei rituali dei sacerdoti galli attivi a Pessinus. I galli riproducono il gesto di Attis non sacrificando il corpo nella sua totalità, ma rinunciando simbolicamente alla fertilità individuale. In tal modo il legame genealogico personale viene interrotto mentre il sacerdote entra a far parte di un ciclo di fecondità che trascende l'individuo e si colloca su un piano cosmico. Il corpo diventa così il luogo di meditazione tra umano e divino. Con il trasferimento del culto a Roma, questo sistema rituale non viene abolito, ma profondamente rielaborato. Nel 204 a.C. la pietra nera sacra di Cibele viene portata da Pessinus a Roma e collocata sul Palatino. Roma accoglie Cibele come Magna Mater e ne istituzionalizza il culto, ma al tempo stesso ne limita gli aspetti più radicali. I sacerdoti galli continuano a esistere, ma ai cittadini romani è vietato partecipare a rituali che comportino mutilazioni corporee. In questo passaggio, l'atto concreto dell'offerta dell'organo alla terra viene progressivamente sostituito da una rappresentazione simbolica del sangue, della perdita e della rinuncia. Nel cristianesimo, e in particolare nei sacerdoti cattolici, il concetto di verginità simboleggia una trasformazione mentale e sociale che costituisce la castrazione fisica. Nell'antichità l'organo sacrificato veniva in seguito preservato, ma con una limitazione, la circoncisione. Nel cristianesimo l'organo viene lasciato intatto, ma reso disfunzionale. Tornando al sistema religioso romano, l'equivalente femminile di questa logica si riscontra nel culto di Vesta. Le vestali non sacrificano il corpo, né partecipano a atti di violenza rituale, ma rinunciano consapevolmente alla maternità. La loro verginità non è una virtù privata, bensì una condizione rituale e pubblica direttamente connessa alla continuità dello Stato romano. In questo caso la fertilità non viene restituita alla terra, ma sospesa e trasformata in garanzia di stabilità politica e religiosa.
Roma dunque non elimina il rapporto tra corpo e sacro, ma lo disciplina e lo controlla. Questa linea di trasformazione prosegue anche nelle religioni monoteistiche. La circoncisione praticata nell'ebraismo e successivamente nell'Islam non è assimilabile alla castrazione rituale del culto di Attis. Tuttavia, essa rappresenta una forma di marcatura del corpo attraverso cui il sacro entra nello spazio fisico dell'individuo. Il corpo non viene sacrificato, ma segnato come luogo dell'alleanza. Anche in questo caso non si può parlare di continuità diretta, bensì di una persistenza del bisogno umano di stabilire un rapporto con il divino attraverso il corpo. Un elemento centrale di questa continuità simbolica è rappresentato dalla pietra sacra. La pietra nera di Pessinus, probabilmente un meteorite, viene venerata a Roma sul Palatino, per poi scomparire silenziosamente con affermazione del cristianesimo. Parallelamente, nel mondo mediterraneo e vicino orientale, la sacralità delle pietre nere continua a manifestarsi. La pietra nera della Kaaba, venerata anche in epoca pre-islamica, non può essere collegata direttamente alla pietra di Cibele, tuttavia la convinzione della sua origine celeste, il contatto rituale e la sua collocazione al centro di uno spazio sacro rivelano un linguaggio simbolico condiviso. Lo stesso immaginario emerge in altri contesti. Nella statua di Artemide in pietra scura, conservata al Museo archeologico nazionale di Napoli, nelle raffigurazioni delle Madonne nere in Europa e negli affreschi scuri del monastero di Sumela a Trabzon. In questi casi il colore nero non allude al male, ma alla profondità, alla terra, al grembo e all'origine. Il sacro non nasce dalla luce, ma dall'interno, dal nascosto e dall'antico. In conclusione, il percorso che va da Pessinus a Roma e successivamente al mondo cristiano e islamico non può essere interpretato come una semplice trasmissione lineare di culti o rituali. Tuttavia risulta evidente una continuità mentale e simbolica nel modo in cui il sacro viene pensato in relazione al corpo, alla fertilità e alla materia. Il mito di Cibele e Attis non costituisce l'origine delle pratiche successive, ma rappresenta una delle prime e più potenti formulazioni nel rapporto tra sacro, corpo e trasformazione nel mondo anatolico e mediterraneo.